Benvenuta primavera, finalmente anche qui no top down, no cuciture. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona e oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima maglia primaverile l'uncinetto. Lavorazione super facile e veloce a prova di principiante, ormai lo sapete, tutti i miei progetti sono davvero a prova di principiante, quindi se vuoi realizzare per la prima volta una maglia primaverile estiva puoi iniziare benissimo da qui. Per una taglia M ho utilizzato all'incirca 580 grammi di cotone e questo qui è il risultato, uno spettacolo. In generale per qualsiasi capo che indosso al di sotto metto sempre una canottierina o una maglietta bianca, proprio come in questo momento. Ecco perché la maglia che sto indossando si presenta leggermente traforata sia sulla parte davanti che sulla parte dietro, ma se non preferisci questa texture leggermente traforata puoi semplicemente andare a lavorare tutto il progetto a punto alto, proprio come ho fatto sulle due maniche. Il progetto chiaramente è adattabile a tutte le taglie. Nel tutorial ti spiegherò cosa ho fatto per riprodurre questo gioiellino. Spero ti piaccia, come sempre ti aspetto giù nei commenti, anzi spero più che altro proverai a realizzarlo. E anche per questo progetto voglio sentirmi dire: sono una principiante, ci sono riuscita anch'io, come spesso fate per tutti gli altri progetti che non sono solo borse. Uncinetto di lavorazione, me lo scordo sempre, perdonatemi, numero 3,5. Puoi utilizzare qualsiasi filato a tua scelta. Detto questo, ti riporto direttamente al tutorial e come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanellina e di seguirmi anche sui social. In questo modo non ti perderai le prossime chicche all'uncinetto. A questo punto, sigla! Anche per questa maglia primaverile ho avviato una lavorazione a pannello. Innanzitutto ho realizzato la parte dietro. Come riferimento ho preso la circonferenza delle mie spalle, che equivale a 100, ho diviso per 2 e quindi ho riportato 50 cm di catenelle sul mio pannello dietro. Ovviamente lo ripeto anche per questo progetto: per adattare lo schema alla vostra taglia basta andare a misurare la circonferenza maggiore del vostro corpo, che possono essere le spalle, il seno, il girovita o il girofianchi. Dividete per 2 e riportate quei centimetri sul vostro pannello dietro. Per quanto riguarda invece la lunghezza, sono arrivata a 45 cm, per cui il mio pannello misurerà 50 cm per 45 cm. Ho eseguito una lavorazione a punto rete semplicissima, non troppo traforata. Ho alternato catenelle e 2 punti alti piuttosto che una. Adesso io vi mostrerò tramite un campioncino il punto di lavorazione eseguito, indicandovi certamente il multiplo di lavorazione da eseguire. Il multiplo da eseguire per questo punto di lavorazione è il 3 più 2. Infatti per la mia maglia primaverile ho avviato un totale di 92 punti. 90 è multiplo di 3 più 2 come vuole il multiplo. Adesso io avvierò un campioncino. Ho utilizzato il filo a 2 capi perché ad un capo è troppo sottile per i miei gusti. Intanto faccio un cappio e avvio un tot catenelle multiplo di 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Per adattare il progetto alla tua taglia aggiungerai sempre 3 catenelle finché non raggiungi i centimetri desiderati. Non appena hai un tot catenelle multiplo di 3, aggiungi sempre 2 catenelle in più, come nel mio caso, quindi io ho un totale al momento di 11 catenelle. Aggiungo un'ulteriore catenella solo per ritornare indietro. A partire dalla seconda inizio a lavorare il primo punto alto, che io sostituisco con i 2 punti bassi. Prendo il filo e nella catenella successiva lavoro un secondo punto alto. Fatti i 2 punti alti faccio una catenella, salto una catenella al di sotto e a partire dalla successiva ripeto il modulo. Un punto alto, un secondo punto alto nella catenella successiva e poi faccio una catenella di separazione. Di conseguenza salterò una catenella al di sotto e a partire dalla successiva riprendo il mio modulo. 2 punti alti, uno in ciascuna catenella, 1 e 2, una catenella di separazione, salto una catenella e mi rimangono gli ultimi 2 punti, dove vado a lavorare un punto alto in ciascuna catenella. 1 e 2. Perfetto.
Terminata la prima riga si procede per la riga successiva. Basta ripetere la prima riga. Ve lo mostro. Catenella, giriamo il nostro lavoro. Nel primo punto andiamo a lavorare un punto alto. Nel punto alto al di sotto lavoriamo un punto alto. Catenella di separazione sulla catenella al di sotto e riprendiamo il nostro punto di lavorazione, è super semplice. Un punto alto, un altro punto alto, finirete in fretta il vostro lavoro. Leggermente traforato ci sta per questa primavera. Quindi catenella, altri 2 punti alti consecutivi e si termina la riga sempre allo stesso modo. Una catenella più gli ultimi 2 punti alti, uno nel primo e uno nel secondo, nonché l'ultimo. E questo è il nostro punto di lavorazione per questo progetto. Molto semplice, ma primaverile estivo. A me piace tanto. Se non lo volete traforato, potreste tranquillamente lavorare un punto alto in ciascun punto. A me piace l'idea di avere questo leggero vedo non vedo, perché al di sotto sono solita indossare sempre una canottierina, quindi mi sta bene così. Magari per le maniche facciamo qualcosa di diverso, vediamo. Comunque, per andare avanti basterà ripetere sempre la seconda riga. Come vi dicevo prima, per il mio progetto sono andata avanti fino a 45 cm. La lunghezza è personale, se lo desiderate più lungo andate avanti con le righe e viceversa, se è più corto magari potreste realizzare anche un bolerino o un coprispalle. Comunque per questo progetto ho fatto un totale di 43 righe che equivalgono a 45 cm. Realizzata la parte dietro, giustamente devo realizzare la parte davanti. Farò insomma lo stesso lavoro, ma cambia qualcosa. Anche per questo progetto non voglio staccare il filo, voglio continuare con la lavorazione e quindi andare a realizzare un unico pezzo davanti senza mai staccare il filo e senza andare a fare alcuna cucitura praticamente sulla zona delle spalle. Ma nello stesso tempo dobbiamo andare a realizzare lo scollo, perché proprio da qui, dalla zona centrale, la nostra maglia primaverile passerà attraverso la nostra testa, quindi dobbiamo considerare in qualche modo la circonferenza della nostra testa. Prendiamo dei marcapunti e andiamo a suddividere il nostro pannello in due, quindi io avrò 25 cm da una parte e 25 dall'altra parte, e questo marker mi va a segnare proprio la zona centrale. Ho deciso di lasciare uno scollo bello ampio, lo lascerò da 25 cm, quindi mi sono andata a marcare appunto la zona centrale, che equivale a 25 cm, che sommati ai 25 cm della parte dietro avrò una circonferenza da 50, che per me va più che bene. Volendo possiamo ricreare uno scollo ancora più ampio, basta spostare i marcapunti e insomma ricreare così una sorta di scollo a barchetta. Questo varia in base ai propri gusti, per cui passaggio successivo andrò a lavorare su questa zona qui. Mi raccomando, segniamo la catenella di separazione e non i punti alti, perché comunque per eseguire correttamente il punto di lavorazione dobbiamo terminare la riga con 2 punti alti, mi raccomando. Giro il mio lavoro, visto che ho il filo proprio alla mia destra, e parto esattamente da qui. Eccezionalmente su questa zona non andrò a lavorare punti alti ma punti altissimi, quindi vado a sostituire il primo punto altissimo con 3 punti bassi. Il primo, il secondo lo faccio come al solito e poi ripeto. Quindi faccio un punto basso sull'altro per 3 volte. Poi, per fare il punto altissimo effettivo, avvolgo il filo 2 volte sull'uncinetto, vado nel punto successivo, prendo il filo, lo riprendo, chiudo le prime 2, le altre 2 e le ultime 2. Catenella di separazione, mi raccomando, e di nuovo 1, 2, entro nel punto alto al di sotto, chiudo 1, chiudo 2, chiudo 3, 1, 2 e ripeto 1, 2, 3, catenella di separazione 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 e continuo così per tutta la riga finché non lavoro tutti gli 8 moduli che ho al di sotto. Devo avere anche qui 8 gruppi di punti altissimi stavolta.
Sono al termine della riga, quindi faccio l'ultima catenella e gli ultimi 2 punti altissimi e mi fermo esattamente qui. Ok, grazie a questa lavorazione ho acquisito con una sola riga a punto altissimo quei centimetri che avrei sviluppato con 2 righe a punto alto. Adesso da qui posso continuare la mia lavorazione per lasciare la zona dello scollo libera. Andrò a sostituire tutti i punti che ho al di sotto con delle catenelle. Quindi cosa dobbiamo fare? Andiamo a contare i punti a partire dalla catenella segnata col marker fino all'altra. Io mi ritrovo 46 punti tra punti alti e catenelle. Riprendo nuovamente l'uncinetto e vado a lavorare 46 catenelle. 2, 3, 4, 5, 45, 46esima ed ultima catenella. Bene, adesso cosa facciamo? Spostiamo un po' il nostro lavoro, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, vado direttamente nel primo punto alto e faccio un punto altissimo, molto semplice. 1, 2 e 3 e voilà, qui ho il mio scollo. 1, 2, vado nel punto successivo e termino la mia riga, quindi vado a lavorare un totale di 8 gruppi di punti altissimi, proprio come ho fatto all'inizio. Catenella, ultimi 2 punti altissimi, ho terminato la riga. 1 e 2, ultimo punto che è un po' strettino ma è normale. Ok, 1, 2 e 3. Quindi catenella, giriamo il nostro lavoro e una volta realizzato il nostro scollo possiamo riprendere il nostro punto di lavorazione, punti alti e catenelle. Ho già lavorato i miei 8 gruppi di 2 punti alti con le catenelle di separazione sui punti altissimi. Adesso mi ritrovo sulle mie 46 catenelle. Qui continueremo lo stesso lavoro di prima. Fatto l'ultimo gruppo, ovviamente facciamo una catenella, saltiamo una catenella al di sotto, volendo le possiamo girare. Vado a lavorare nella seconda catenella, quindi faccio un punto alto, un altro punto alto nella catenella successiva, una catenella di separazione, salto una catenella e vado nella successiva, un punto alto, un altro punto alto, più la catenella di separazione. Guardate, stiamo continuando il lavoro di prima. Si continua in questo modo per tutte le catenelle al di sotto. Lavorate tutte le catenelle, ovviamente ci rimarrà l'ultima che andiamo a sostituire con una catenella e si va direttamente nel punto altissimo al di sotto e si procede con la sequenza di punti 1 e 2. Quindi si termina la riga, poi si fa una catenella, si gira il lavoro e si procede per lo stesso numero di righe della parte davanti. Arrivati a questo punto potete andare a contare i gruppi centrali e vedere se coincidono con il numero di punti centrali al di sotto. Io ho 15 gruppi, 15 qui, quindi ho fatto un lavoro corretto. Terminata tutta la riga, io vi suggerisco di indossare il vostro capo e accertarsi se effettivamente la testa passa attraverso lo scollo realizzato. Io credo di sì, ad occhio credo proprio di sì, ma farò comunque una prova, non si sa mai. Meglio fare una prova, perdere 5 minuti che andare a disfare poi tutto il lavoro. Ho terminato anche la parte dietro, ho fatto lo stesso numero di righe che ho fatto per la parte davanti, ovvero 43, senza contare ovviamente la riga a punto altissimo. Ho raggiunto così 45 cm e mezzo, 46 cm. A questo punto dobbiamo andare a realizzare le 2 maniche e andare a cucire la zona del girovita fianchi. Anche in questo caso vado a
prendere un po' le misure, quindi la circonferenza del mio braccio. Chiaramente se mi seguite da tempo sapete che per il giro manica lascio 32 cm, che per pannello corrispondono a 16 cm. Quindi a partire dalla zona delle spalle vado a misurare 16 cm e vado a mettere un marcapunti sia da una parte che dall'altra parte. Nel mio caso questi 16 cm corrispondono a 13 righe sulla parte davanti e 13 righe sulla parte dietro, e tra i due pannelli ovviamente c'è la riga a punto altissimo che non tengo in considerazione. Partiamo dalla zona dei fianchi girovita, quindi vado a riprendere il mio filo, faccio un cappio che tengo sull'uncinetto. Senza fare troppi calcoli e troppa fatica, mi aggancio esattamente nella primissima riga a punto alto. Entro direttamente in questo spazio tra un punto alto e l'altro. Faccio un punto basso e un altro punto basso, lavorando anche la coda dietro. Per ciascuna riga a punto alto andrò a fare 2 punti bassi, quindi entro semplicemente in questo modo e lavoro 2 punti bassi per ciascuna riga a punto alto. Molto molto semplice. 1, 2, riga successiva 1, 2, riga successiva 1, 2, riga successiva 1, 2, e intanto continuo in questo modo finché non arrivo al primo marcapunti. Arrivata al marcapunti lo tolgo un attimino, vado a lavorare i miei 2 punti bassi e vado a rimettere il marker nel primo punto di 2. E poi proseguo semplicemente allo stesso modo intanto, finché non arrivo alla riga dei punti altissimi. Quando arrivo alla riga dei punti altissimi cosa faccio? Sempre lo stesso lavoro, ma anziché lavorare 2 punti, ne vado a lavorare 3, quindi 1, 2 e 3. Poi mi ritrovo sull'altro pannello, continuo sempre allo stesso modo finché non arrivo all'altro marcapunti. Per cui intanto lavoro i miei 2 punti bassi per ciascuna riga a punto alto. Bene, secondo marcapunti lo tolgo un attimino, lavoro i miei 2 punti bassi e lo rimetto, ma non nel primo come ho fatto dietro o davanti, ma nel secondo stavolta. Procedo fino alla fine, fino all'ultima riga a punto alto, lavorando 2 punti bassi per ciascuna riga. Bene, ultima riga da lavorare. Entro sempre allo stesso modo, faccio 1 e 2. Direte voi, ma così si dilata la lavorazione, si dilatano i punti? Assolutamente no. Anzi, andiamo a riprendere la texture di lavorazione del punto utilizzato in precedenza. Come notate, la rifinitura è super pulita. Facciamo una catenella e andiamo a riportare il nostro lavoro sul rovescio. Faccio corrispondere angolo con angolo, quindi sono sul rovescio adesso. Si vede che non siamo sul dritto perché la riga a punto basso è sul rovescio. Quindi faccio corrispondere tutti i punti. Abbiamo lo stesso numero di punti sia su un pannello che sull'altro pannello perché abbiamo lo stesso numero di righe. Facciamo coincidere anche i 2 marcapunti e andiamo a cucire, tra virgolette, utilizzerò l'uncinetto, questa zona, fianchi, girovita. Entro nel primo punto basso e nel primo dall'altra parte. Prendo il filo e faccio un punto basso, secondo punto con secondo punto, terzo punto con terzo punto, quarto punto con quarto punto e così via finché non arrivo ai 2 marcapunti. Penultimo punto basso, ultimo punto basso e poi ho gli ultimi 2 punti, quelli segnati col marker ovviamente, che vanno a delimitarmi l'area del giro manica. Facciamo una catenella
Capovolgiamo il nostro lavoro riportandolo sul dritto. Prima di farlo io vi suggerisco di prendere i gomitoli o il gomitolo e farlo passare attraverso la prima manica. E voilà, mi sono riportata sul dritto del mio lavoro. Questo è il risultato della cucitura, ve l'avevo detto, super pulita. Quindi adesso ci ritroviamo automaticamente nel giro manica, semplicissimo anche qui. Andremo a realizzare la manica senza mai staccare il filo. Vado a recuperare il cappio e direttamente da qui vado nel primo punto che precede il marcapunti, quindi quello che già ho preso per cucire i due lati. E poi inizio a lavorare semplicemente dei punti alti su tutti i punti bassi che mi ritrovo al di sotto. Ho 57 punti, quindi lavorerò 57 punti alti, se vi interessa saperlo. Procedo esattamente in questo modo per tutto il mio giro manica finché non arrivo alla fine. Come sempre ci vediamo alla fine, che è molto più importante mostrarvi come chiudere e iniziare il giro successivo. Ok, ho gli ultimi due punti, 56, quindi punto segnato col marker è l'ultimo, lo stesso punto che ho lavorato all'inizio, già cucito. Vado a chiudermi nel primo punto alto con punto bassissimo. Qui possiamo decidere se continuare con il punto alto, quindi si fa la catenella, sempre nello stesso punto si va a sostituire il punto alto con i due punti bassi o le 3 catenelle e fare un punto in ciascun punto finché non si arriva alla zona del proprio polso, ovviamente. Oppure si può giocare anche con i punti di lavorazione. Possiamo fare catenella, punto alto e faccio il punto rete, oppure riprendiamo il punto di lavorazione dei due pannelli davanti dietro, oppure andare a lavorare una riga a punto alto, una riga a punto alto e così via. Comunque il procedimento è sempre lo stesso, terminato il giro si chiude con un punto bassissimo e si ricomincia. Io per esempio per l'altra manica ho fatto una lavorazione semplicissima a punto alto, guardate, molto semplice ma bella. In totale ho lavorato 42 giri a punto alto, raggiungendo così 45 centimetri, ma sulla zona delle spalle ho un po' di eccedenza perché vi ricordo che i due pannelli comunque misurano 50-50, quindi 100. Ho un po' di eccedenza per cui in realtà con soli 42 giri con 45 centimetri riesco ad arrivare alla zona del polso appunto per i 2 centimetri che ho qui in eccedenza. In ogni caso in generale io arrivo sempre a 47 per la manica quando seguo la circonferenza del seno. In questo caso, come nel caso del cardigan, ho raggiunto un 45 centimetri, ma ovviamente queste misure sono personali, basta provare e riprovare il capo e insomma vedere quanti centimetri mancano e li andate a raggiungere, così faccio io. Comunque quando ho terminato la prima manica ho fatto come al solito un giro di rifinitura a punto bassissimo affinché col tempo il bordo della manica non si slabbri, così insomma il punto bassissimo riesce a contenere l'elasticità del filo. È normale, se il capo cede è normalissimo, non preoccupatevi. Bene, ho completato anche la seconda manica, questo è il risultato. Poi basta staccare il filo, aiutarsi con un ago e andare a fare una solina invisibile, quindi mi inserisco nel primo punto bassissimo e al centro dell'ultimo. Vado sul rovescio e vado a bloccare il filo con un bel nodo e poi disperdo tutto l'eccesso tra le maglie. Lo stesso ripeterò sull'altra manica. Mentre sulla zona inferiore cosa ho fatto? Sono andata a rifinire con lo stesso punto di lavorazione utilizzato per i pannelli davanti e dietro. Mi sono agganciata e ho ripetuto 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Anche sulla zona della cucitura ho fatto 2 punti alti entrando nei punti bassi della rifinitura precedente. Ho concluso il giro, ho lavorato in tondo e poi ho fatto un ultimissimo giro di chiusura a punto basso questa volta, lavorando un punto basso in ciascun punto alto sottostante e in ciascuna catenella. Lavorato l'ultimo punto basso, si stacca il filo e si chiude con asola invisibile come vi ho mostrato prima. Potreste andare a rifinire anche la zona dello scollo, ma io non lo farò. Volendo lo potreste fare semplicemente a punto basso, a punto gambero o utilizzare la variante del
punto gambero, alternando punto bassissimo e catenella. Io lo lascerò così, basic. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero proverete a replicarlo, secondo me ne vale la pena, è molto facile, veloce, avete visto. Per realizzarlo non ho fatto nulla di particolare, perché come dico sempre, la semplicità paga. Nel tutorial vi ho mostrato tutto passo passo, quindi non dovreste avere grosse perplessità. Ma per qualsiasi dubbio o informazione rimango disponibile nei commenti. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento alla prossima settimana a questo punto con un nuovo tutorial. Alla prossima, un bacino!